Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti nel mio canale. Oggi sono ospite a casa di un parente che ha comprato l'idropulitrice ad alta pressione della Parkside. Questo è il modello PHDB 4C3. Lo ha comprato oggi, che è il 21 febbraio del 2019, a 249 euro. Quindi mi ha dato l'opportunità a casa sua. Charlie, c'è il cane che vuole partecipare ma non abbiamo modo di farlo collaborare. E mi ha dato la possibilità di recensire l'acqua da lui. Giro la confezione e leggo l'etichetta. Ha un motore a 4 tempi ad un cilindro da 208 cm3. La potenza è di 4,1 kW a 3600 giri. La pressione di lavoro è di 180 bar e il flusso nominale è di 8,3 litri al minuto. In dotazione abbiamo una pistola a spruzzo, una lancia in acciaio con l'innesto, è un innesto rapido per ugelli, e i 4 ugelli ad alta pressione sono da 0 gradi, 15 gradi, 25 gradi e 40 gradi. In base ai gradi che hanno di ampiezza varia anche la pressione. Ha un ugello per la schiuma, un tubo flessibile ad alta pressione da 8 metri, un tubo flessibile per aspirazione con filtro da 3 metri che ci permette di collegarlo ad una fonte, una sorgente d'acqua, quindi non per forza collegato a un tubo a pressione che faccia parte dell'impianto idrico di casa. Ha un supporto per la pistola a spruzzo, un tubo flessibile per detergente, un imbuto, un tappo per l'olio, una chiave per candela e l'attrezzo per il montaggio. Quindi apro la confezione, vediamo cosa troviamo all'interno. Vi ricordo, quando aprite la confezione, di non andare troppo in profondità con la lama perché rischiereste di tagliare eventuali accessori, tubi, libretti di istruzioni, eccetera. Infatti sulla parte alta troviamo il libretto di istruzioni. Libretto di istruzioni che in questo caso più che mai è fondamentale leggere prima di utilizzare l'attrezzo, e poi va conservato per essere consultato all'occorrenza. Sulla parte alta troviamo degli alloggiamenti del polistirolo, l'innesto per la lancia, piedini in gomma, chiavi da candela, l'imbuto, i piedini, eccetera eccetera. Comunque quello che serve per montarla: una staffa e poi all'interno la nostra idropulitrice a pressione. Questo è il tubo con il filtro per poterla collegare ad eventuali contenitori di acqua. Allora ragazzi, abbiamo montato l'idropulitrice, nel frattempo ha fatto buio e abbiamo dovuto arrangiarci velocemente, quindi non ho ripreso il montaggio, però è semplicissimo. Vanno avvitate alcune viti a brugola, le ruote sono invece con dei pistoncini e un fermetto a molla, quindi praticamente il montaggio è rapidissimo, pochi minuti. Allora, per far funzionare questa idropulitrice dobbiamo rimuovere il tappo dell'olio provvisorio. Questo tappo dell'olio va sostituito con questo altro tappo dell'olio in dotazione. C'è un cartellino che ci ricorda comunque questa manovra. Il tubo per raccogliere il detergente va collegato sotto a una fascetta a vite, si stringe e una volta riempito il serbatoio di sotto di detergente potrà aspirarlo e miscelarlo all'acqua che utilizzeremo. Allora, questi sono gli ugelli. I gradi riportati sulla parte alta in questa etichetta si riferiscono ai gradi di ampiezza del getto dell'acqua, non ai gradi della temperatura. Questo è il serbatoio della benzina, quindi si apre il tappo, si rifornisce e si utilizza. Vi ricordo di riempire il serbatoio della benzina solamente a motore spento, comunque non caldo, non fumare nelle vicinanze e fare attenzione che non ci siano fonti di calore eccessivo o comunque fiamme libere. Questo tipo di motore funziona solo ed esclusivamente se il livello dell'olio è al livello giusto. Se è troppo basso il motore non si avvia, quindi nel caso in cui non dovesse partire fate attenzione a che livello è l'olio, eventualmente aggiungetelo. Questa è la lancia, già abbiamo avvitato la parte finale della stessa. Questa è l'impugnatura. L'impugnatura ha una sicura che ci permette di bloccarla e evitare che parta involontariamente. Basta sollevare questa parte in plastica, questa si va ad incastrare in un solco, dopodiché
è impossibile arretrarlo, quindi è una sicurezza che ci permette di stare sereni e che non parta quindi involontariamente. Da questa parte c'è l'attacco per l'altra estremità della lancia, quindi si avvita. Questo invece è il tubo dell'acqua in dotazione. Da questa parte c'è un filtro, da questo invece c'è l'innesto che ci permette di collegarlo direttamente all'idropulitrice. Questo filtro eventualmente può essere collegato o all'interno di una fonte d'acqua naturale o un contenitore che vogliamo utilizzare noi per rifornirci di acqua, quindi spostarci liberamente. Altrimenti si può collegare direttamente alla rete idrica di casa e quindi alimentare a pressione l'idropulitrice. La collego, si collega a scatto. Perfetto, già è collegata. Adesso non ci resta che mettere la benzina all'interno del serbatoio e avviarla. In dotazione c'è anche la chiave per la manutenzione, quindi per la sostituzione della candela. Da questa parte invece c'è il tappo dell'olio. Ho atteso che si assestasse bene per poter fare questa verifica, quindi si svita il tappo, che comunque è lento, si verifica il livello dell'olio che attualmente è corretto, quindi posso riavvitare. Da questo lato c'è il selettore per l'accensione, può essere impostato su off o su on, ovviamente off è per spegnerla, on è per accenderla. Bene ragazzi, rieccoci con l'idropulitrice della Parkside. Abbiamo dovuto interrompere la registrazione l'altra volta perché si è fatto davvero buio. Ho dimenticato però di dirvi che l'idropulitrice arriva senza olio, quindi dovete inserire l'olio e poi verificare che il livello è corretto. A proposito di olio, il modello dell'altra volta lo abbiamo sostituito con questo perché quell'esemplare, non abbiamo capito per quale motivo, durante l'utilizzo, mentre la stavamo provando, si è spenta, si è bloccato il meccanismo per l'accensione e all'interno della vasca dell'olio abbiamo trovato sia acqua che olio. Adesso non ci resta altro che provarla. Collego l'acqua e l'accendiamo. Va bene ragazzi, adesso pulirò questa zona dove durante l'inverno si è accumulato un pochettino di acqua, è ristagnato e ha lasciato queste macchie. Vediamo che potenza ha, se riesce a pulire bene. Vi faccio vedere pure come si sostituisce l'ugello. La sostituzione va fatta portando verso dietro questa parte finale della lancia, dopodiché ruotando leggermente l'ugello a sostituire. Metto l'ugello rosso, che è quello più potente. Ok, in questo caso la potenza è molta di più.
Bene ragazzi, come avete visto è molto potente, ha pulito perfettamente la ruota della macchina, lo sporco accumulato dall'acqua piovana e poi le pietre che ci sono su quel vialetto dal quale ho rimosso la sporcizia, il terriccio eccetera. Adesso vi faccio vedere cosa fare quando la conservate. Non potete staccare l'acqua e lasciarla, dovete staccare il tubo dell'acqua, dopodiché avviarla e premere la lancia in modo da svuotare il circuito interno. Ok ragazzi, ho veramente finito. Spero di aver fatto una recensione, comunque una spiegazione abbastanza completa. Come avete visto dall'apparizione di Ninja alle mie spalle, poi l'olio che si è mischiato all'acqua praticamente nel vano, quindi era un modello difettoso. E diciamo che di peripezie ce ne sono state per la realizzazione di questa recensione, però funziona benissimo, è abbastanza potente, ovviamente è rumorosa perché è a motore, quindi ha il rumore del motore avviato, però se avete uno spazio aperto che vi consente di utilizzarla senza problemi, non date fastidio ai vicini, vi consiglio di comprarla. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo per le prossime recensioni. Ciao da Riccardo, alla prossima!